Bentornati sul canale per il quarto episodio dall'Indonesia. Dopo il Parco Nazionale di Komodo siamo tornati a Bali e ripartiti subito per le isole Gili, in particolare per Gili Meno, la più autentica e piccola delle tre isole. Qui avremo modo di esplorare tutta l'isola a piedi, visto che qui non esistono i mezzi a motore, rilassarci un po' e fare un sacco di snorkeling, dove abbiamo incontrato centinaia di pesci, barriera corallina e alcune tartarughe. Però, come al solito, la perfezione non esiste. Quindi darò uno sguardo oggettivo anche ai problemi dell'isola, tra alcune parti troppo affollate, spazzatura e dubbi etici. Quindi indossate maschere a boccaglio e tuffatevi con me in questo nuovo video. Iscrivetevi al canale per supportarmi, è una cosa che non vi costa nulla e vi richiede 5 secondi di tempo, ma che a me aiuta moltissimo. Carissimi, buonasera, siamo arrivati nel nord di Bali, a Padang Bai, che si trova nella zona nord-est dell'isola. Domani mattina prenderemo il traghetto per le isole Gili, intanto vi mostro la stanza, che non è malaccio, il bagno è sempre un po' da film horror, però ormai siamo abituati e adesso vi mostro anche la terrazza che è di sopra, dove faremo colazione domani mattina. Qui dietro partono i traghetti per andare a Lombok e alle isole Gili. Dalla terrazza abbiamo una bellissima vista sul cimitero. A parte questo, fin da subito si notano i tantissimi templi, sono veramente ovunque. Nel prossimo episodio parlerò di Bali, quindi ci sarà modo di approfondire gli aspetti culturali di questa isola, tanto affascinante quanto turistica. Usciamo per cercare qualcosina da mangiare e nel mentre ci facciamo due passi per questi quartieri che a quest'ora, quando non ci sono traghetti, non sono per nulla frequentati dai turisti. Noodles fritti e un bel piatto europeo per Thelma, visto che non le piace il cibo del posto. No, povera, in verità sta male dal secondo giorno. Comunque, per arrivare alle Gili ci vogliono circa 2 ore e mezza. Noi abbiamo preso la barca con la compagnia Ekajaya, che mi era stata consigliata da un'amica. Mi raccomando, informatevi bene perché non sono pochi i traghetti affondati da Bali ai dintorni. Per fortuna all'andata il mare non era mosso. Al ritorno devo dire che ho avuto abbastanza paura invece. Carissimi, buongiorno da Gili Meno. Abbiamo preso il traghetto, viaggio direi abbastanza tranquillo e abbiamo fatto rifornimento d'acqua e adesso stiamo andando nel nostro hotel, che dovrebbe essere, se non sbaglio, a bungalow. Comunque sembra super autentica e non tantissima gente per ora e bello. Sembra un piccolo paradiso. Questo è il nostro alloggio da fuori. È eterno che va subito in bagno. Il letto. Posso, devi fare. E questo è il bagno. Abbastanza minimal, però migliore degli altri che abbiamo avuto finora. Con la nostra accommodation abbiamo prenotato un tour di un paio d'ore in barca. Tour fatto con il marito della padrona dell'homestay, che ci ha semplicemente portato in giro. Tour più attrezzatura pagato 300.000 rupie a testa, compresa una bella mancia, quindi circa 15 euro a testa. Con questo tour ci hanno portato in 4 diversi punti per fare snorkeling. I 4 punti non hanno nomi specifici, quindi non saprei ritrovarli sulla mappa, sinceramente. Questo a parte il primo, dove ci sono queste statue. È molto famoso, quindi è facile da trovare. E purtroppo si vede, c'è tantissima gente. Quest'opera rappresenta il circolo della vita. Si tratta di 48 figure umane a grandezza naturale e vuole ricordare la fragilità dei coralli.
In particolare negli ultimi decenni nel mondo i coralli sono calati di circa il 40%. Comunque opera molto bella, ma troppa gente. Piccolo consiglio: se venite qui attenti alle forti correnti. Secondo punto, molto più tranquillo, con assolutamente nessuno in giro. Qui troviamo un paio di tartarughe vicinissime a noi. Oltre alle tartarughe si possono notare un sacco di coralli morti. Purtroppo tra surriscaldamento globale, inquinamento e persone che li raccolgono e calpestano, la vita dei coralli non è per niente facile. Quindi mi raccomando, nel nostro piccolo cerchiamo di fare la nostra parte. Terzo punto bellissimo, con barriera corallina e migliaia di pesci colorati, da avere i brividi. Terza fermata. Questo dovrebbe essere un pesce trombetta, ma non sono del tutto sicuro, mentre questo un pesce idolo moresco.
Qui si vede tutta la mia grazia con la tasca bianca del costume che fuoriesce e le spalle color pomodoro. Siamo appena rientrati nel nostro lodge. Adesso prendiamo un attimo fiato e ci facciamo 2 passi per l'isola, che è molto piccola. Comunque spero che le riprese siano venute bene. Al di là di quello, bellissimo, veramente molto molto bello. Diciamo che tenendo conto delle cose che abbiamo visto, meglio qui rispetto a Comodo, e non è una cosa da poco. Come vi dicevo, Gili Meno è molto autentica. Le altre 2 isole sono Gili Air e Gili Travangan. Su tutte e 3 le Gili sono vietati i mezzi a motore. Si sposta con biciclette, carrozze e scooter elettrici. Se vi piace camminare, Gili Meno si gira benissimo a piedi. Infatti l'isola misura solo 1,5 km per 1 chilometro circa. Se vi piace un po' di movida vi consiglio Gili Travangan, che dagli anni 90 ha iniziato a trasformarsi in una sorta di Ibiza. Invece, come vedete, Gili Meno è perfetta se volete rilassarvi e vedere un po' di vita locale. Se volete venire qui, cercate di prendere traghetti di prima mattina, perché nel pomeriggio le correnti si fanno più forti e il mare più mosso. Allo stesso modo è meglio immergersi sempre di mattina. Ora 2 passi sulla spiaggia per prepararci al tramonto. Qui vanno molto gli shooting fotografici sui cavalli, se potete evitateli. Là in fondo c'è Lombok e quello è il suo vulcano. Stiamo tornando al nostro appartamento per riposarci un attimo, e siccome è presto, insomma è super buio ma è presto, aspettiamo un attimo prima di cena. Torniamo con la torcia perché non si vede assolutamente nulla. Comunque direi Gili Meno super consigliata, veramente carina, molto autentica, non tanti turisti, ci sta. Carissimi, buongiorno. Oggi ultime ore qua a Gili Meno, abbiamo fatto il check-in per la barca e mi raccomando ricordatevi di farlo perché altrimenti non partite. Va fatto un attimo prima e alle volte, per esempio a Bali, a Padang Bay, non va fatto proprio dove si parte con la barca, è a qualche centinaio di metri, quindi ricordatevi. E comunque ultime ore qua, ci facciamo un giretto per le vie poco turistiche lungo la spiaggia e niente, poi torniamo a Bali per gli ultimi giorni di Telma qui in Indonesia. Ultimo consiglio che vi do è quello di portarvi i contanti, perché i bancomat rasentano lo zero e spesso non si può pagare con le carte. Ovviamente non è tutto rose e fiori, per esempio la spazzatura e il santuario che abbiamo visto, santuario dove le tartarughe vengono fatte crescere e poi rilasciate in mare. Io ho sentito tante opinioni diverse e molti dicono che quando vengono rilasciate in verità non sanno vivere in mare aperto e quindi tante muoiono, e direi che può essere che il fatto che siamo riusciti a vederle così da vicino
e che fossero così tranquille è derivato da questo, che sono abituate comunque all'uomo. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento la settimana prossima da Bali. Questa volta la visiteremo per bene.